Salve a tutti. Quest'oggi io vorrei parlare della differenza tra il credere e non credere in Dio, che non è la differenza fra il credente e l'ateo. E vorrei soprattutto chiarire queste differenze, perché in genere l'uomo, siccome funziona per schemi, pensa che se uno non crede in Dio, non crede in altre cose che sono indipendenti dalla fede in Dio. Per esempio, i credenti sono convinti che chi non crede in Dio crede che con la morte finisca tutto. Io rispondo non necessariamente, c'è chi lo crede e chi no. Non è legato. Noi lo leghiamo arbitrariamente. Io credo che il credere in Dio, credo che il credere, sia legato non ad un adattamento, ma alla necessità di un genitore più potente di quello che abbiamo. Tanto è vero che quando il genitore più significativo era la madre, nel matriarcato, la dea era madre, quando è diventato il padre, il Dio è diventato padre. Più chiaro di così. Per capire le cose bisogna essere semplici, senza arzigogoli. Allora, un conto è capire cosa succede dopo la morte, un conto è credere in Dio. Credere in Dio o non credere in Dio non è la possibilità di fare o non fare un errore. Chi non crede in Dio non è perché pensa che non ci sia qualcuno che ha creato il mondo, ma perché capisce che la ricerca dell'uomo in un Dio, cioè il credere, è dovuto a una necessità di genitore più potente di quello che abbiamo, che però somiglia anche molto a quello che abbiamo, perché poi il Dio che ci siamo costruiti, almeno noi cristiani, prima era meglio, col politeismo andava meglio. Ci siamo costruiti un Dio che è evidentemente costruito, anche perché così come è descritto è una carogna, insomma, no? Stermina l'umanità, stermina gli animali, stermina le piante, vuole sempre essere pregato, onorato, devono pensare sempre a lui, qualsiasi cosa gli manda di malesseri lo devono ringraziare. Cioè, se ci fosse un uomo con quel carattere diremo mamma mia che brutta persona che è quella, no? Ma siccome ci hanno detto che è Dio, è come il genitore, non è toccabile. Deve andare bene così com'è. Il fatto che noi crediamo per adattamento non è esatto, ovvero noi crediamo per adattamento al Dio che ci hanno propinato quelli che ci stanno intorno, cioè i nostri genitori e gli altri, no? Perché se noi scegliessimo di credere in qualcuno perché lo sentiamo adatto a noi, ci risuona dentro, allora noi saremmo in parte buddisti, in parte cattolici, in parte induisti, in parte eccetera eccetera. Invece guarda caso nella stessa nazione la quasi totalità della gente crede a un unico Dio, la nazione a fianco crede a un altro o non crede per niente. Il credente è quello che crede a quello che gli hanno raccontato. Gli hanno raccontato che esiste un Superman che ha creato il mondo, perché noi Dio lo immaginiamo come un uomo. Non mi dite che non è così, perché viene raffigurato come tale.
Se non fosse così, non sarebbe stata accettata la Cappella Sistina con la creazione dell'uomo da parte di Dio, che è un uomo, un vecchio. No, gli avrebbero detto: ma che cavolo hai disegnato? Ma che sei pazzo? Dio è un uomo? Perché deve essere un uomo? Perché la Genesi racconta che l'uomo è fatto a immagine e somiglianza di Dio. Poi questo Dio sa tutto. Ma chi l'ha detto? Io a 8 anni capii che il fatto che ogni nazione aveva il suo Dio, che Dio era stato trasferito per comunicazione, no? Che i genitori lo insegnavano ai figli e i figli ci credevano. E io cominciavo a capire che, non quello, che una cosa fosse, che una cosa non era vera solo perché me la dicevano i genitori, anche perché cominciavo ad accorgermi di quanto i miei genitori fossero stupidi e cattivi. E cominciai a capire che qualsiasi cosa ci veniva detta noi ci credevamo. E mi domandai: ma allora chissà quante cose credo io che mi hanno detto e che non sono vere. E cominciai a dubitare di me stessa, la cosa più intelligente che potevo fare, naturalmente. Dubitare di sé è la base per progredire. Allora, eh, quando io dico che credo in alcune cose e non credo in altre, non è una fede. Io non ho nessun tipo di fede. Se io mi accorgessi improvvisamente, io per esempio credo nella reincarnazione, se io mi accorgessi improvvisamente che per assurdo la reincarnazione non c'è, non mi cambierebbe nulla. Ok, io cesso di esistere, va bene, cesso di esistere, che mi succede? Cioè, cessare di esistere non è uno che ti viene a torturare e ti distrugge. Improvvisamente non esisti più, neanche lo sai, non ci sei più. Che dolore hai? Che ti cambia? Cioè, quello che pensiamo può essere giusto se noi possiamo perderlo. Se non possiamo perderlo, è una cosa che abbiamo bisogno di credere. Ora, io non posso ipotizzare che esista un Dio perché ce lo siamo inventato noi. È come se io improvvisamente dicessi: ma no, ma in fondo la fata dai capelli turchini di Pinocchio può esistere. Deve avere una base di realtà, no? Deve avere un senso razionale, sano. Deve avere una logica, diciamo, ecco, forse è più esatto. Ora, che esista una specie di Dio uomo che sta al di sopra di tutti gli universi possibili, di tutte le dimensioni possibili, è un'idiozia. È come se io vedessi un uomo, no? Io sono un alieno, vengo sulla Terra, vedo un uomo e dico: questo è un cretino, però al di sopra c'ha un Dio che lo comanda. E perché non può essere intelligente lui? Perché l'universo lo dobbiamo vedere come una cosa cretina che ha al di sopra qualcuno che lo comanda? Perché non può essere intelligente? Perché non ha due braccia, due gambe, due occhi, una bocca e un naso? Perché non somiglia a un uomo? Ma è molto più di un uomo. Noi siamo nati da quello. Non vediamo le cose più chiare. E cioè che l'universo di per sé è intelligente. Come fa la Terra, se non fosse intelligente, a partorire degli uomini intelligenti? Con un'intelligenza molto limitata, però intelligenti. Degli animali intelligenti. A volte più dell'uomo, ma noi scambiamo per intelligenza la capacità di costruire. Allora la termite è più intelligente del leone,
che la termite fa un termitaio di 8 metri, il leone non sa costruire, allora il leone è cretino e la termite è intelligente rispetto a lui. Noi crediamo a cose assurde. Il fatto che l'uomo sia tecnologicamente avanzato non vuol dire che sia intelligente. È una forma di intelligenza anche quella, ma non è l'intelligenza. Perché peraltro sotto altri aspetti completamente cretino. Distrugge la sua stessa razza, più cretino di così, non sa nemmeno limitare le nascite, distrugge l'ambiente in cui vive, è come se distruggesse se stesso, no? Non si può chiamare intelligente uno così. Gli animali in questo si limitano di più. In genere quando l'ambiente è povero figliano di meno, noi figliamo di più invece. Più siamo poveri e più figliamo. Più l'ambiente è povero e più figliamo. Pensa un po' che intelligenza. Essere credente è semplicemente aver preso pari pari il pacchetto che ci hanno trasferito i nostri genitori e averlo fatto nostro. Cioè abbiamo mangiato senza masticare, abbiamo buttato giù il boccone che ci hanno dato, senza analizzarlo. E chissà in quali altre cose abbiamo creduto, no? So, per esempio, l'America si immagina di dover essere la più grande nazione del mondo, no? E per questo attacca gli altri, per carità, lo fa pure lo fa pure la Russia, ma è intelligenza quella? Guardate il casino che sta facendo. Rischia di impoverire l'America e di fare un sacco di idiozie. Il credere o non credere viene vissuto come un accettare o non accettare tutto il pacchetto. Cioè se io sono ateo, ma allora tu credi che con la morte finisca tutto. Ma perché devo credere che con la morte finisca tutto? Che c'entra? Perché devo seguire quello che dite voi o l'opposto di quello che dite voi? Devo seguire una linea, non un mio pensiero o una mia constatazione. Chi non crede pensa che colui che crede sia il contrario di sé, così come quello che crede pensa che chi non crede sia il contrario di sé. No. Se io non credo a quello in cui credi tu, non vuol dire che io sono come te, e viceversa. Vuol dire che ho delle idee diverse, ma non sai quale. Chi non crede in Dio non è che ha l'opposto delle tue idee, ha idee sue, diverse. Per saperle bisogna chiedergliele. Il credente è semplicemente colui che ha creduto in quello che gli è stato detto. Il non credente è quello che non ha creduto in quello che gli è stato detto perché ha creduto in cose che ha pensato lui, ha appurato più o meno verosimilmente, magari sbaglia pure lui, non è detto, però non crede perché gli è stato detto. Questo è importante. Almeno ha tentato di pensare, non ha accettato pedissequamente quello che gli è stato trasferito. Il credente pensa che ci sia un Dio che alla fine della sua vita lo valuta per come si è comportato. E questo è un desiderio umano. Tutti vorremmo uno che ci rende giustizia per le ingiustizie che abbiamo subito.
E allora ci siamo fabbricati un Dio che fa quello che vorremmo noi. Lui fa delle leggi e poi ci punisce. Le leggi umane, fatte più o meno bene, spesso fatte anche male, ma comunque sempre meglio di niente, stabiliscono delle leggi che cercano di aiutare la comunità. Se io proibisco l'assassinio o il furto, io aiuto la comunità. Dio cerca di fare più o meno le stesse cose, no? Però in mezzo ci mette anche, non in mezzo, davanti, ci mette la sua figura, lui è fondamentale, lui conta più di tutto, conta più lui del nostro benessere. Lui vuole stare al centro della nostra attenzione, ma sei peggio di un uomo. Lui vuole che noi lo preghiamo, perché? Perché è un vanesio, è un narcisista, è un istrione, cioè ha i peggio connotati dell'essere umano. Lui stabilisce delle regole che poi variano nel tempo, perché la Chiesa non ha le stesse regole di allora, di 2000 anni fa, le ha diverse. Allora, se io che sono non credente, diciamo così, mi trovo di fronte a un credente, questo mi dice, va bene, allora, se non ci ha creato Dio, chi ci ha creato? E non si accorge del suo schema, perché la creazione è uno schema. Chi ti ha detto che è stato creato? Non sappiamo nemmeno cosa voglia dire la parola creare. Anche l'uomo crea, no? Crea i palazzi, crea le istituzioni, crea le piramidi, crea degli edifici. Come li crea? Prende delle sostanze che già ci sono nella terra, le modifica e crea. E Dio? No, lui crea dal nulla. Ma è antiscientifico. Non si può creare dal nulla. La scienza dice che in natura nulla si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma. Però Dio, taccate, è magico, c'ha la bacchetta magica, fa così e crea. E allora ci poteva creare un po' meglio. Cioè, se fosse vero, lo dovremmo odiare questo Dio. A parte il fatto che ci ha fatto mortali, vabbè, però c'è la vita dell'aldilà. A parte il fatto che non si sa com'è questa vita dell'aldilà, perché spesso è nefasta, è crudelissima, addirittura ci fa bruciare nel fuoco. Adesso dicono che però non è tanto vero, che in fondo ci fa solo bruciacchiare per un po'. Penso che solo a un malato di mente possa venire in mente di dire che una persona viene messa sul rogo. La Chiesa l'ha fatto però, l'ha fatto materialmente e ci insegna che lo può fare dopo la morte, che fa capire quanto sono sani di cervello. Dio ci ha creato dal nulla e ci deve essere qualcuno che crea dal nulla. L'idea che il mondo sia sempre esistito, no, questo non è possibile. Ma allora scusate, Dio chi l'ha creato? È la stessa cosa. Noi umani pensiamo che non possa essere esistito il pregresso. Noi umani, noi cattolici. Perché gli antichi dicevano io sono colei che è sempre stata e sempre sarà e nessun uomo ha mai alzato il mio velo. Dice ma quella era la dea, ma quella era la terra, oltre che la dea. Gaia era una dea, la terra era Gaia e aveva una sua intelligenza. Noi l'abbiamo fatta diventare cretina
perché l'intelligenza ce l'ha o Dio o l'uomo, gli altri non ce l'hanno. Pensate un po'. Ancora non abbiamo capito come fanno le termiti a fare un termitaio fatto con tanti piccoli, piccolissimi archi, piccole come sono, che sono a metà delle formiche normali. Come fanno senza architetto? Chi gli dice a quella a che punto devono andare? Da dove devono cominciare? Come devono fare? Essere credenti non significa avere dei concetti diversi, significa accettare quello che ci è stato dato. Questa è la differenza. Se io sono non credente, non dico ateo, perché non basta essere senza Dio. Se io sono uno che ragiona, io comincio a farmi delle domande e non ho già le risposte. Mi faccio le domande per trovare le risposte e non sono neanche certa delle mie risposte, mentre i credenti sono certissimi delle loro. E dicono, ma io Dio l'ho sentito. Sì, sì, ma il mondo è pieno di pazzi nei manicomi. I manicomi non ci sono più, ma negli ospedali che credono di sentire le voci. Non solo, ma quello che non si dice mai è che gli psicotici spesso hanno delle capacità sensitive che le persone normali non hanno e ci azzeccano. Hanno una forza sovrumana spesso. Ci vogliono 7 persone per fermare uno psicotico, molte volte. Dove ce l'ha? Chi gliela dà questa forza? Non solo, ma ti predicono il futuro o quello che sta accadendo. Vero? Io li ho curati, gli psicotici. Li conosco. Ho cercato di capirli. Non ho cercato sui libri cosa era. I libri li ho letti, ma non mi sono serviti a niente. È ascoltandoli che ho imparato. Io ho imparato a capire la gente ascoltandola, non partendo dal presupposto di quello che mi avevano detto gli altri. Per questo sono riuscita spesso a comprendere gli altri. Ti dico spesso perché non mi vanto di capire in assoluto, ci mancherebbe altro, sarei una pazza. Allora, le due possibilità sono o credere a tutto quello che ti dicono gli altri o cercare di ragionare col tuo cervello. Credente o ateo non sono questo. L'ateo è quello che dice il Dio non c'è. Ok. E poi? Tutto il resto è da scoprire. Ma se dice, siccome Dio non c'è questo, non c'è questo, non c'è questo, è un credente anche lui. Quello che non è influenzato dagli schemi dice, devo scoprire il resto, che c'è dopo la morte. Come faccio a saperlo? Posso avere esperienze di premorte, posso studiare quelli che hanno esperienze di premorte, posso avere un intuito su quello che può essere la morte, posso aver sognato in un sogno particolare in cui qualcuno mi ha svelato che cosa c'era dopo la morte, eccetera, eccetera, eccetera. Quel che è certo è che mi devo basare non su quello che hanno scritto gli altri, ma su quello di cui faccio esperienza attraverso me e attraverso altri. Quando io ho studiato Freud, io ho capito che alcune cose lui non le aveva capite, però ho capito che alcune cose le aveva capite e ho capito che le cose che aveva capito erano enormi.
Non che Freud sia il primo che abbia parlato dei sogni, non è vero, ne hanno parlato parecchi altri. Però chi ha capito veramente il valore dei sogni è lui. Chi ne ha fatto una disciplina è lui. In un suo carteggio con Einstein, perché Freud era intelligentissimo ed ebbe carteggi con persone intelligentissime, lui disse a Einstein: sì, però lei prima di scoprire le cose che ha scoperto aveva la matematica, io non avevo niente. Il che è vero, ovvero c'erano delle cose ma non erano pubblicate. Freud capì che c'era la rimozione dell'infanzia, cavolo, è la base della nostra vita e il nostro malessere deriva da lì e se non lo andiamo a vedere non guariamo mai. Capire una cosa del genere, cioè capire perché stiamo male, più o meno tutti, è la base della vita. Poi sono venuti gli altri che hanno detto no, ma non è indispensabile. Io ricordo all'università venne un professore che disse: allora l'inconscio vuol dire non conosciuto, se non conosciuto non vale la pena di conoscerlo. Come sarebbe a dire? È che in realtà ci sono molte persone che hanno paura di conoscere il loro passato, i loro genitori. E si può anche capire, non c'è da giudicare niente. Però non devono pretendere di insegnarlo agli altri. Ecco, questo sì, perché rovinano gli altri. Cioè, se a te spaventa scavare un pozzo, si può capire, però non puoi impedire agli altri di scavare un pozzo e trovare l'acqua. Quindi il problema non è scegliere fra credere o essere atei. Il problema sta nel credere in quello che ti dicono gli altri oppure andare a guardare se è vero quello che ti dicono gli altri. E se tu sei un bambino, credi a quello che ti dicono i genitori. Se sei diventato adulto, metti in dubbio tutto. E allora vai a cercare la tua verità. Non è detto che tu la trovi, però almeno la cerchi. Io ricordo che ero piccola e che sentii alla radio, parlavano di psicanalisi e dissero: è una disciplina attraverso cui si possono recuperare dei ricordi e delle energie. Io pensai: io da grande la farò. La prima cosa che feci, io da grande la farò. Io speravo che ci fosse qualcosa che mi facesse andare oltre quello che sapevo, perché quello che sapevo era una desolazione, una disperazione, un nero assoluto, ma speravo che ci fosse altro. Quando andai dall'analista gli dissi: io non lego con gli altri, ho paura degli altri e li odio pure. Allora l'unica speranza che ho è che sia io sbagliata, perché se io ho ragione e tutti gli altri sono sbagliati sono rovinata. E capii che non erano gli altri che mi rifiutavano, ero io che rifiutavo gli altri. Ma fu un sollievo, meno male, se no non avevo scampo. Scoprì che i miei genitori erano distruttivi al massimo, meno male. Non ero io che ero stupida, non ero io che piagnucolavo, erano i miei genitori che erano distruttivi. Scoprì che mi avevano abusato e torturato. Non avevo reazioni assurde, c'era una ragione per cui stavo male. Per cui ho detto: meno male che l'ho scoperto. Meno male che non sono io quella pazza, ma che sono i miei genitori.
Meglio così. Essere credenti vuol dire stare a guardare la gente che viene messa a bruciare sui roghi e dire che va bene perché gli hanno detto che va bene. Accettare tutto quello che fanno i potenti sui poveri disgraziati perché gli raccontano che va bene così. Il nostro guaio è che crediamo a tutti e non ci facciamo domande. Parsifal non riesce a conquistare il Sacro Graal almeno la prima volta perché non si fa le domande, non pone la domanda. La nostra unica salvezza è porci domande, non credere a priori. Allora ci insegnano che c'è un Dio, bisogna vedere se è vero. Ci insegnano che il mondo è stato creato, bisogna vedere se è vero. Ci insegnano che i nostri genitori sono bravi e buoni, bisogna vedere se è vero. Poi in compenso ci sono quelli che si fanno le domande assurde, no? Ma questa realtà è vera o no? E che mi frega? Io ci sto dentro. Io rispondo a questi stimoli. Non posso uscirne fuori. Posso conoscere altre realtà, però sempre in questa mi ritrovo. Anzi, c'è un sacco di gente che cerca di conoscere altre realtà. Io ne ho conosciuta qualcuna, migliore di questa anche, ma io in questa vivo e in questa devo vivere. E se io fossi in altre realtà e cercassi di stare meglio di quanto sto, eccetera, eccetera, un mondo più bello, di voi me ne fregherei. Invece cerco di dare un piccolo, minuscolo, per carità, una goccia nel mare, ma questo posso fare, non posso fare di più. Se pensassi a squagliarmela, non farei niente per gli altri. Quindi prima dobbiamo adattarci a vivere nel mondo in cui viviamo, poi se riusciamo ad andare in un mondo migliore ancora meglio. Ma prima dobbiamo vivere in questo. L'astrazione dei guru è di un egoismo brutale, è non vedere gli altri. Io la vedo, l'umanità che soffre, gli animali che soffrono, quello che fanno agli animali è una cosa allucinante. E magari noi ci sentiamo buoni. A me quando uno si sente buono gli domanderei questo, ma tu accetti la tortura, la morte degli animali, l'assassinio degli animali? A che quelli mi dicono, beh vabbè, ma questa è la legge. Che vuol dire? Che se la legge è quella da ammazzare i bambini io li ammazzo? Non sono capace di decidere io? Lo ripeto, io non condanno chi mangia carne, perché lo so che è una questione di consapevolezza, non è una cattiveria d'animo, non necessariamente almeno. Però quanto siamo inconsapevoli. Ci approfittiamo dei più deboli. Picchiamo i bambini. Lo ripeto per la 100ª volta, noi italiani non abbiamo approvato la legge che proibisce di picchiare i bambini. Questa è di una cattiveria inaudita. Non abbiamo approvato le leggi contro l'omofobia. Ce la prendiamo con gli omosessuali. Cacchio ci frega a noi con chi vanno a letto le persone. Ma preoccupatevi che non si facciano i ragazzini, non con chi vanno a letto. Se sono omosessuali non fanno del male a nessuno, se sono trans non fanno male a nessuno. Se si approfittano dei bambini, sì. Gli sarebbero da pena di morte, perché è il crimine più brutto dell'umanità. Voi credete a tutto quello che vi viene detto?
E qualcuno mi ha detto, ma lei parla però, dice delle cose, spera che gli altri l'ascoltino. Io non spero che gli altri mi ascoltino, io spero che quelli che hanno una sensibilità simile alla mia accolgano quello che dico se lo riscontrano loro. Io non ho bisogno di seguaci, anzi, a me piace vivere appartata. Se l'umanità si occupasse un po' più degli altri e meno delle religioni, già vivremmo meglio, perché di guerre di religione ne sono state fatte tante. Adesso più che le guerre di religione si fanno le guerre per l'economia, a discapito degli altri. Come se invece di investire sull'economia investiamo sulle guerre. È pazzesco. Non investono nulla sull'economia. Ho letto su Italia Nostra che le piante, gli alberi nuovi che vengono piantati dal sindaco di turno, vengono piantati inutilmente perché poi muoiono perché non c'è nessuno che li irriga, non gli danno l'acqua, perché abbiamo pochi giardinieri. Questo è il nostro mondo. Io quando avevo gli alberelli sotto casa, un certo periodo li ho avuti, d'estate andavo di sotto e li innaffiavo. I negozianti cercavano di ucciderli perché dicevano che gli dava ombra al negozio, che poi era esattamente il contrario, cioè la gente è attratta dagli alberi, dai viali che hanno alberi. Una cattiveria inaudita. L'essere umano è difficilmente buono, in genere è una carogna. Per questo si è costruito un Dio carogna, perché ha avuto dei genitori carogne. La differenza del credere in Dio o non credere non è in cosa credi, ma se sei uno che crede a quello che ti dicono gli altri o sperimenti. Questa è la differenza. Dice, ma un terapeuta, uno psicoterapeuta che crede in Dio ci può stare? No, non ci può stare, perché crede in quello che gli dicono gli altri, non in quello in cui ha sperimentato. Se viviamo di schemi, non possiamo togliere gli schemi degli altri. Ma spesso oggi i terapeuti cercano di adattare i pazienti agli schemi, facendoli quindi vivere male. Ora non possiamo credere alle favolette, no? Ci presentano la Bibbia, il Corano, il coso, i Vedanta già andiamo molto meglio. Sono storie scritte dagli uomini, sono tutte scritte dagli uomini. Ciò che è stato scritto dagli uomini è stato scritto dagli uomini, nessuno si inventi che gli è stato dettato da Dio, a meno che non sta fuori di cervello. Se noi scendessimo per terra, coi piedi per terra, ci ribelleremmo alle guerre, alla strage dei ragazzi che mandiamo in guerra, ai figli che mandiamo in guerra e ai generali, padri che mandano i figli in guerra. È una cosa atroce. Ci sono 59 guerre in atto nella terra. Siamo degli esseri distruttivi.
pensiamo di dover migliorare facendo stare male altri, perché non siamo capaci di fare qualcosa per il nostro conto. Noi investiamo sulla Luna, andiamo sulla Luna, ma che fare con la Luna? Ma diamo l'acqua a chi ne ha bisogno sulla Terra, cerchiamo di rendere le terre fertili, smettiamo di allevare animali e avremo molte più terre fertili, che gli animali distruggono le terre fertili. Smettiamo di distruggere gli animali. Smettiamo di trattare male i bambini. Smettiamo di fare figli, che tanto non li amiamo. Se non li amiamo e non c'è niente di male, perché non sta scritto da nessuna parte che li dobbiamo amare, basta che non li facciamo. Ma noi li facciamo perché ci hanno insegnato che si deve fare, perché crediamo a tutto quello che ci dicono. E perché noi non siamo a posto se non siamo sposati, perché se siamo sposati valiamo di più, se abbiamo i figli valiamo ancora di più. Siamo pazzi, siamo dei pazzi. Un saluto a tutti.